Buongiorno a tutti cari amici, sono le 7 del mattino e io mi sto già allenando. Rita è già in cucina che prepara le colazioni. Ci siamo svegliati presto perché vi vogliamo portare a vedere un piccolo borgo che c'è qua vicino, credo una ventina di minuti di moto. E poi la giornata sarà lunga perché di sera abbiamo anche una cena con un nostro follower, un nostro amico. Di fronte nel tramonto, al tramonto, quindi sarà bello, ci godremo tutta la giornata. Rita se la mangia mentre io mi alleno, c'è quasi caldo già, ecco perché mi alleno alle 7 del mattino, però comunque è bello, mentre io mi alleno sento un profumo di pancake di Rita, che buoni. Oggi colazione da campioni, da veri campioni, albume d'uovo e tanta frutta. Eliminato il pecorino e il prosciutto a colazione. Fa troppo caldo e va bene così. Rita sta già preparando contro tutti i pronostici, è quasi pronta addirittura. È quasi pronta no, però contro tutti i tuoi pronostici. Contro i miei. Eccola qui che si prepara. Buongiorno Rita. Come sei messa? Sei pronta? Mi vesto e sono pronta. Benissimo, anche io mi sono appena fatto la doccia, vado a far vedere una cosa meravigliosa ai nostri follower. Sì, bellissimo. In doccia, nella prima doccia, abbiamo degli ospiti. Anzi, forse gli ospiti siamo noi, loro sono di casa. Vi faccio vedere. Guardate che bellini, guardate. Ecco come si nascondono. Le rondini ci sono, ragazzi. Un nido e 4 rondini. Che belline. E viene la mamma a dargli da mangiare. E ci hanno avvisato quindi di non usare questa doccia. Che belline, tutte qua. Come vi dicevo prima, ci sono un sacco di borghi bellissimi da visitare. Uno è Suvereto, uno che addirittura lo menzionano come uno dei borghi più belli d'Italia, Campiglia Marittima. E qua c'è di tutto e noi stiamo cercando piano piano di visitare qualcosa. Popolone l'abbiamo già visto. Poi c'è appunto i gommoni a fare la costa, l'abbiamo già fatto. E ci sono delle eccellenze. Sassetta. Forse è Sassetta quello che visitiamo oggi. Stiamo andando, ve lo facciamo vedere dal vivo. Guardate che bello. Rita è pronta, io mi sono fatto la doccia, mi vesti e usciamo. Grazie all'opuscolo andiamo a visitare Suvereto. Sì, ne abbiamo diversi borghi, questo è a 20 minuti e va bene. Borghi medievali. Poi andiamo a visitare anche quello a 40 minuti. Ok. 8:45, siamo già in giro in scooter, è una meraviglia. Oggi Rita mi ha fatto un regalo incredibile. Benvenuti a Suvereto, città del vino. Non potevamo che capitare in una città del vino, Rita. Ti piace? Mi piace, andiamo a visitarlo. Tra i borghi più belli d'Italia, Rita. Ti piace passeggiare in questi borghi È meraviglioso. di mattina presto quando non c'è ancora caldissimo? Sì, di mattina presto, la sera tardi. Bello, eh? Da questa parte chiesa del Crocifisso e chiostro ex convento di San Francesco. Andiamo a vedere anche da questa parte. Per il momento è un borgo bellissimo, molto belli, senz'altro da visitare la sera, cenare qui e passeggiare per queste viette la sera deve essere davvero fantastico. vecchio convento di
diventato per poter affittare appartamenti, quindi è diventato un residence. Guardate un vecchio convento, che figata. Un convento francescano. Sì. Infatti c'è l'immagine di San Francesco d'Assisi. È bellissimo e adesso l'hanno trasformato in un residence. Io mi immagino sempre tanti anni fa, quando c'erano i frati, deve essere davvero suggestivo, sì. Stavo leggendo 2 notizie su Suveretto. I primi insediamenti risalgono all'epoca etrusca e romana, ma il borgo, come lo vediamo oggi, iniziò a svilupparsi soprattutto intorno all'anno 1000. Nel pieno Medioevo, le prime mura e il castello furono costruiti tra il XII e il XIII secolo. Il nome Suveretto deriva dal latino suber, cioè sughera. In questa zona c'erano tantissime querce da sughero che ancora oggi caratterizzano il paesaggio. È uno dei pochi borghi toscani dove si produce un vino DOCG. Molto rinomato, il Suveretto DOCG, e ogni estate ospita eventi medievali e rievocazioni storiche che fanno rivedere il borgo come era centinaia di anni fa. Continuiamo la sua scoperta, per il momento è stupendo. Comunque ci trovavamo in Piazza della Cisterna e anche questa è davvero bella. Uno dei borghi più belli della Toscana e quindi d'Italia. Ragazzi, lui e Diego e questa attività si chiama Quel Pellaio di Diego. Guardate che lavoro. E c'è un profumo di pelle, di cuoio qua dentro. Ancora esiste qualcuno che crea qualcosa. Tra poco rimarranno solo i ragazzini di oggi con i telefonini, già. Il pellaio mi ha presentato, ha telefonato a un amico sardo e questo amico sardo mi ha raccontato parte della sua vita. Che ridere. Questo è un ristorante 3 stelle Michelin. I Cioccio. Michelin 2021. Qua. Vabbè, non è detto che sia carissimo. Carino, eh? Che vista. Meraviglioso. Questa dovrebbe essere la rocca, la parte più alta del castello. Fatta vedere dall'alto, ma adesso vi portiamo nell'attrazione principale di Suveretto, che è la rocca di Suveretto. C'è
c'è da pagare un piccolo biglietto, si può anche entrare. Adesso la vediamo insieme. Che bello. Auguriamo che questo borgo millenario vi sia piaciuto A noi è piaciuto. molto. A noi è piaciuto molto. Anche questo profumo di lavanda. Meraviglioso. Mosaico strepitoso, bellissimo. Rientriamo e magari riusciamo a prendere 2 ore di sole al mare. Andiamo. Vogliamo prolungare il nostro soggiorno al B-Natural, quindi siamo da Eva. Buongiorno Eva. Ciao, buongiorno a tutti. Per qualche altro Sì, giorno. qualche altro Dovevamo giorno, andare fino a via di domenica. martedì sino a domenica. Se possibile. Quindi andiamo via lunedì. Andiamo via lunedì 14 ottobre. Bravo. Ormai la mattinata è andata, quindi siamo rientrati in camper. Rita ha sistemato, ha rifatto i letti, io mi metto un po' a lavorare, lei si allena qua fuori, io l'ho fatto stamattina alle 7. Così pranziamo e andiamo al mare di pomeriggio e stasera vi portiamo a cena in spiaggia col tramonto. Dentro il camper con il clima acceso a correggere i sottotitoli, a crearli, a modificarli. È un lavoro lunghissimo questo dei sottotitoli. 2 ore ci stiamo impiegando per fare i sottotitoli di un video. Rita invece apparecchia, si è allenata e adesso mangiamo Mangia. e poi al mare. E poi al mare. Dopo il riposino andiamo al mare qua nella spiaggia naturista, si chiama El Nido se non sbaglio. Boh. Una settimana ci siamo qua, sì, se non sbaglio si chiama così. Comunque la porto la GoPro, ma non credo si possa filmare, però vi faccio vedere forse qualcosa. Andiamo.
Sì, sono le 4. Sì, ma meglio, così non ci bruciamo. Sì. Il cappello ce l'ho? Sì, dovrebbe essere qua. Sì, cioè. Perché poi dobbiamo uscire a cena, non voglio stare male dal sole che ho preso. È Certo. meglio se prendiamo 2 orette di sole e basta. Poi ne avremo. Non perde la prima. Ma vabbè, giusto per prendere anche aria, non stare in camper sino all'ora di cena. Prima e stamattina vi ho detto che saremmo dovuti andare a cena con 2 ragazzi, con un nostro follower. Ma non è oggi, è domani. Noi non ci ricordiamo mai che giorno è della settimana. Cioè non lo sappiamo proprio, non è che non ce lo ricordiamo. Quindi ho mandato un messaggio per sapere l'orario. Niente, ci vediamo domani alle 21, per fortuna. E quindi adesso torniamo in camper, ci facciamo una doccia e andiamo a fare una passeggiata a Piombino di sera, che dovrebbe essere molto carina. Vero Rita? No, vero anche che non ci ricordiamo mai che giorno è. Non ci ricordiamo, infatti oggi ti ho chiesto che giorno è oggi, 26 o 27? Ma il numero proprio tanto meno, ma neanche il giorno della settimana, infatti è venerdì, dobbiamo uscire sabato. Eravamo convinti fosse sabato. Sì, vabbè, usciamo lo stesso. Sì. E anche domani insieme ai nostri amici. Anche domani. Comunque sono le 6, siamo arrivati alle 4, 2 orette di sole, 2 chiacchiere, ci hanno consigliato di visitare 2 cantine meravigliose, una progettata da Renzo Piano e le ho viste in internet e sono bellissime, magari vi portiamo. E comunque poi chiaramente in spiaggia non vi facciamo vedere nulla perché naturista non si può filmare. Siamo già in camping, adesso melone fresco, un po' di frutta, sì, melone, pesca. Misto, facciamo misto, melone, pesca, albicocche. È esagerato. Misto, mangio un po' di questo, un po' di quello. Vabbè, io mi sarei mangiato un melone. Comunque poi doccia e usciamo. Oggi è molto tranquillo, sono andati via anche i nostri dirimpettai. È andato via anche un ragazzo che aveva la tenda qua accanto. E comunque si sta sempre molto bene in questo camp, molto bene. Dopo il mare un bel mix di frutta, pesche, pera, melone. Buono, buonissimo, un profumo questo melone. Vai a sentire. Me l'ha dato garantito, gli ho detto lo scelgo io quello che vuoi, quindi saranno tutti buoni. 8:30 e siamo pronti per visitare Piombino, ce l'avevamo nel mirino da qualche giorno. Piombino. Certo, mirino e Piombini. Ci hanno parlato di una balconata, di una piazza molto bella, dove ci sono ristoranti e pizzerie e noi andiamo a mangiarci una pizza. Andiamo. Siamo proprio vicinissimi a Piombino, forse neanche 10 minuti. Adesso dobbiamo trovare la piazza principale. Abbiamo parcheggiato lo scooter e ci troviamo nel centro storico di Piombino. Da qui in poi hanno detto che è tutto bello, ho chiesto delle informazioni, quindi iniziamo a passeggiare da qua. Di fronte a noi l'isola d'Elba.
questa è la fine di Piazza Bovio, bellissima. Ce la siamo anche goduta col tramonto. Non abbiamo resistito perché abbiamo parlato con un'altra pizzeria, ma c'era da aspettare. Certo. Qua invece ci sediamo subito. Mettono più tavolo. Cosa devi mangiare, Rita? Contenta? Molto. Alta marea, pomodoro, polpo, seppie, cozze e vongole. Oppure un'altra pazzesca si chiama chiantigiana. Fonduta di pecorino, pere, prosciutto di Parma, noci e miele di castagno. E abbiamo anche il vino della casa frizzantino, buonissimo, con la pizza. Cin cin a tutti, amici. Mi sembra molto bello. Quella. Nel momento clou. È così bello, sì, senza luce, senza cellulare. Ah sì. Grazie, grazie. Questa è la pizza di Rita. Ti piace? Sì. Sei contenta? E adesso vi faccio vedere la mia. Buon appetito a noi e buon appetito a voi se state mangiando. Ecco qua, è tornata la luce. Ricordatevelo, il giorno che incontrate Rita e volete farla felice, offritele una pizza. Ah sì, è vero. Questa è buona, questa è strepitosa. Stratosferico. Due ottime pizze, 75 centilitri di vino frizzantino bianco ghiacciato, Buonissimo. 45 euro. Va bene. Vabbè, non è pochissimo per aver mangiato due pizze normali, non erano quelle gourmet. Beh, non erano normali. Però buone. Erano un po' particolari. Davvero buone. Sì, buone. Adesso due passi Digerire. e poi in camper, niente di che, ragazzi. Siamo La nostra movida finisce. siamo giusti. Sì, come dice Rita, la movida finisce qui. C'è scritto che questa è la piazza più grande d'Europa, ma non ci credo, c'è sempre scritto così. Vi ricordate che ogni tanto ve lo dico, troviamo una torre, la più grande del mondo, un deserto, il più esteso d'Europa, quella spiaggia la più bianca del mondo, e questa c'è scritto che è la piazza più grande d'Europa, ma non è vero, abbiamo visto piazze molto più grandi nei nostri viaggi. Sì, anche in Spagna. Vendesi appartamento a Piombino, zona centrale, 78.000 euro, 52 metri quadri. Villette invece 3.000 metri quadri di terreno, 600.000 euro, 140 metri quadri la casa. Voglio dire, in un centro storico a Piombino 135. Hai visto i metri quadri? 84. Ah, cavolo. Non è male. No. Guarda questo casolare, 206 metri quadri, vicino al centro città. Quanto costa? 385. Prezzaccio. Appartamento a Piombino con giardino, 121 metri quadri, 425.000 euro. Vabbè, continuiamo a vivere in camper, Rita. Ci puoi contare. Si rientra e sono le 11, ero convinto fosse presto, invece è un orario accettabile per la nostra età. Non facciamo brutte figure.